Sapevate che Fiat Barchetta è stata la prima vettura in Europa ad essere venduta su internet? Seguite questo video e vi racconteremo la storia di Fiat Barchetta Web. Bentrovati sul canale YouTube di Milano Historic Cars Club e Youngtimer Club Milano, il club milanese dedicato agli appassionati di veicoli storici e Youngtimer. Come promesso, ecco Fiat Barchetta Web, la prima vettura venduta in Europa attraverso internet. Siamo nel 1999 e se gli acquisti online oggi sono la normalità, la nostra quotidianità, nel 1999 non era così scontato acquistare qualche cosa a distanza. Immaginiamoci poi una vettura sportiva che di solito viene scelta con cura dall'appassionato che la sta desiderando da tempo. Nel 1999 Fiat lancia il guanto di sfida alla tecnologia, organizza un sito web dove il cliente può personalizzare attraverso un car configurator la Spider di punta di Fiat degli anni 90, Fiat Barchetta, creando una serie limitata ad hoc, denominata Fiat Barchetta Web e contraddistinta da una targhetta identificativa numerata posta vicino alla leva del freno a mano. L'appassionato poteva entrare in questo sito internet dedicato e attraverso un vero e proprio car configurator personalizzare una vettura che già di per sé nasceva con un allestimento tutto particolare. Di serie trovavamo dei sedili in pelle con una trama specifica, dei cerchi in lega dedicati e anche 3 colori esclusivi per quel modello. Il grigio Mercury, che è quella che vi stiamo facendo vedere, l'azzurro Rialto e il bianco. Era possibile configurare interni e esterni e creare abbinamenti cromatici. Anche la dotazione di serie, già di per sé ricca, poteva essere allestita anche con degli accessori dedicati. Il frangivento, nella fattispecie, è un'anteprima di quello che poi troveremo sulla seconda serie di Barchetta. I cerchi in lega che si potevano scegliere e la trama dei sedili la ritroveremo poi su un'altra serie limitata dedicata però al solo mercato giapponese e al solo mercato tedesco, la Limited Edition del 1999. Aprendo il link in descrizione potrete trovare un collegamento per andare a vedere un altro nostro video dove parliamo diffusamente della storia di Fiat Barchetta, che ricordiamo essere la Spider di Fiat, nata e costruita all'interno della carrozzeria Maggiora con una cura artigianale per l'assemblaggio di alcuni particolari, verniciata direttamente in Bertone ed è la prima vettura di Fiat a montare il 1008 Prato la Serra con un variatore di fase, croce delizia se non correttamente manutenzionato. Fiat Barchetta Web quindi è una vettura particolare, si poteva acquistare attraverso questo sito internet per un periodo limitato che andava dal 30 agosto al 31 dicembre del 1999. Sono state 5 le vetture prodotte e sono state numerate da 0 a 4. Quella che vi stiamo facendo vedere è la numero 1 delle 5 vetture mai prodotte, mai realizzate sotto la serie limitata Barchetta Web. Una volta entrato nel sito e personalizzato la vettura, il cliente poteva richiedere un test drive che poteva durare da poche ore a tutto un weekend, grazie a dei centri di noleggio messi a disposizione in tutta Italia. Se la prova soddisfava, allora il cliente poteva, sempre attraverso lo stesso sito, confermare l'acquisto della vettura che si era personalizzata. Personale di Fiat lo andava a trovare direttamente presso il proprio domicilio per sbrigare le formalità necessarie al pagamento. Una volta costruita la vettura sulla configurazione scelta dall'appassionato, il personale di Fiat consegnava direttamente presso il domicilio del fortunato proprietario la barchetta così personalizzata. Ma la storia di questa Fiat Barchetta Web grigio Mercury, che è la numero 1, non finisce qui. Anzi, vi facciamo vedere come si è risvegliata da un lungo letargo e quali sono state le operazioni per poter riportare al giusto splendore questo gioiello da godersi nella stagione estiva open air a capotta abbassata. Continuate a seguire questo video. Ed ecco Barchetta Web che arriva in officina con un carro attrezzi per un remise in forme dopo il lungo letargo. Il proprietario del veicolo ci ha raccontato che la vettura non partiva nonostante avesse sostituito la batteria. Ha corso un grosso rischio, dopo questo lungo periodo di inattività poteva benissimo rompersi la cinghia di distribuzione, quindi si è preferito ricoverare la vettura in officina facendola rimorchiare con il carro attrezzi. Una volta ricoverata in officina si procede alla sanificazione e alla protezione degli interni che sono molto preziosi e dedicati a questo modello specifico di Fiat Barchetta.
In officina si sono prima sincerati che il motore non fosse bloccato, poi, evitando accuratamente di fare un incauto avviamento, si è cominciato con la diagnostica della gestione motore. In assenza di errori nella memoria della centralina, si è proceduto a fare un test dedicato alla pompa di alimentazione. Verificato che il comando gestionale della pompa di alimentazione era perfettamente funzionante, si è proceduto ad accedere alla botola dove è custodita la pompa alimentazione che è immersa nel serbatoio. Prova regina consiste in comandare attraverso la diagnostica la pompa della benzina e verificare che sia correttamente alimentata. Tutto il circuito è perfetto, quindi sicuramente il guasto che non fa partire la nostra barchetta web è da imputare alla pompa della benzina, o meglio, alla benzina stessa che rimanendo a lungo inattiva all'interno del carburante è degradata. Infatti la benzina presente nel serbatoio ha causato il danneggiamento della pompa e di tutte le parti in gomma immerse. È necessario quindi, prima di rimontare la nuova pompa, svuotare il serbatoio e pulirlo completamente da tutti i residui. L'olio dei freni andrebbe sostituito ogni 2 anni. Immaginiamoci quando la vettura è rimasta ferma per ben più tempo. Si procede quindi alla sostituzione del fluido. Fiat Barchetta Web è equipaggiata con l'ABS, quindi non è sufficiente un normale spurgo dell'impianto una volta che è stato sostituito l'olio dei freni, ma occorre intervenire sulla diagnostica della centralina dell'ABS e creare lo svuotamento e il successivo riempimento della pompa elettroidraulica dell'ABS. La vettura è dotata anche di antifurto originale ICT. Quindi prima di procedere ad altri interventi andiamo a verificare che non vi siano errori anche nella memoria di questo antifurto. L'elettronica sembra non avere problemi, quindi procediamo alla cosa più importante. Prima di fare l'avviamento sostituiamo la cinghia di distribuzione che è stata sostituita più di 4 anni fa con un lungo letargo durato quasi 4 anni. Smontando il carte della distribuzione notiamo subito che ci sono dei segni fatti con un pennarello. Questo significa che durante una sostituzione precedente probabilmente non sono stati usati i corretti attrezzi per poter garantire la fase adeguata di questa vettura, ma ci si è affidati all'esperienza del tecnico che ha operato. In realtà per poter garantire una fase corretta occorre utilizzare degli attrezzi specifici, delle dime che vengono montate sull'albero a cam lato scarico e lato aspirazione. Per fare questa operazione è necessario smontare il coperchio delle punterie e calzare le dime negli appositi spazi. Ecco il variatore di fase che è montato sull'albero a cam lato aspirazione. Questo invece è l'attrezzo specifico che serve per smontare e successivamente rimontare il variatore di fase in caso di sostituzione. Un'operazione che non faremo in questo caso in quanto ci è stato assicurato che precedentemente era stato sostituito. Procediamo con la sostituzione della pompa dell'acqua. Per fare questa operazione occorre smontare la puleggia di distribuzione lato aspirazione che non è chiavellata. Ecco perché è importantissimo utilizzare gli appositi attrezzi per bloccare la fase. Sono diversi bulloni pretrattati che vengono smontati, risultano usurati e andranno sostituiti. Ed ecco il nostro kit di distribuzione originale composto da pompa dell'acqua, tendicinghia regolabile, tendicinghia fisso e cinghia di distribuzione che va sostituita ogni 5 anni oppure ogni 120.000 km. Sostituiremo anche la cinghia dei servizi, in quanto ha lo stesso periodo di inattività della cinghia di distribuzione.
Prima di montare le dime sugli alberi a cam lato aspirazione e lato scarico, occorre posizionare il primo cilindro al punto morto superiore. Per farlo noi abbiamo utilizzato un'apposita racchetta per bloccare l'albero motore in fase. Si montano i nuovi particolari. Si rimuovono le attrezzature specifiche e si monta il coperchio delle punterie. Occorre sostituire tutte le guarnizioni del coperchio valvole, che sono composte da 4 anelli che vanno in corrispondenza dei fori delle candele e una guarnizione che corre lungo tutto il perimetro del coperchio punterie. Prima di procedere all'avviamento troviamo un'altra sorpresa. Il grasso è fuoriuscito dal giunto mocinetico lato ruota, imbrattando completamente il cerchione e rischiando di compromettere anche l'efficienza dei freni. La causa da imputare al non corretto utilizzo delle fascette che bloccano la cuffia durante un intervento precedente. Ora mettiamo nel serbatoio il carburante fresco e uno specifico additivo. Finalmente siamo pronti per l'avviamento. La nostra Fiat Barchetta parte al primo colpo. E tutto funziona alla meraviglia. Applichiamo un'etichetta che serve a ricordare a quanti chilometri e quanti mesi fa è stata sostituita la cinghia. Un ultimo intervento riguarda la sostituzione degli ammortizzatori capote, ormai affaticati. Quando gli ammortizzatori della capote sono scarichi dobbiamo fare un super lavoro per riuscire a chiudere la capote della nostra Fiat Barchetta. Ora finalmente siamo pronti per un collaudo in strada e per goderci in piena libertà la nostra Fiat Barchetta. Gli interventi che vedete in questo video sono stati eseguiti da personale qualificato. Affidatevi sempre a dei professionisti per garantirvi una sicurezza di guida e un ottimo comfort di marcia.
E questo è il canale YouTube di Milano Historic Cars Club e Youngtimer Club Milano. Se vi è piaciuto questo video iscrivetevi al canale YouTube, cliccate sulla campanellina per ricevere tutte le notifiche. A proposito, vi lascio in descrizione tutte le coordinate per entrare in contatto con il nostro club, che organizza raduni e eventi per tutti gli appassionati di veicoli storici e Youngtimer. Grazie per essere stati con noi, grazie per averci seguito e ci vediamo al prossimo video.